Buongiorno e benvenuti nel mio canale Il Mondo dell'Uncinetto. Oggi vi spiego come realizzare questi carinissimi portachiavi. Ho deciso di presentarvi due modelli, un modello realizzato con una nappina e con la letterina cucita a punto basso, il modello più semplice con la letterina cucita a punto bassissimo ed un ricamo molto delicato. Per realizzare questi portachiavi ho utilizzato degli avanzi di cotone numero 5 e ho ottenuto delle letterine alte circa 5 cm e mezzo, 6. Quindi, oltre ad essere un'ottima idea regalo, questi portachiavi sono un'ottima idea per consumare tutti gli avanzi di cotone o di lana. Adesso vi lascio la spiegazione, mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi, se vi è piaciuto il progetto lasciate un bel like e non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Grazie mille per seguirmi. Ecco l'occorrente per il progetto di oggi: dell'ovatta per imbottitura, una qualsiasi lettera dell'alfabeto che vi serve. Potete trovare sul mio canale la playlist con tutti i tutorial di tutte le letterine. Vi lascio anche il link in descrizione. Un uncinetto numero 2 o il numero di uncinetto adatto al vostro filato, del cotone numero 5 nei diversi colori, un ago da lana, dei portachiavi, delle perline se volete decorare con delle perline, una forbice e una tronchesina arrotondata. Inizio la spiegazione dalla letterina A. Quindi lo stesso procedimento che andrò ad utilizzare per questa lettera va bene per tutte le lettere che hanno una parte interna da cucire, come la B, la D, eccetera. Allora, prendo due letterine. In una letterina ho nascosto i fili, mentre nell'altra li ho bloccati dietro, quindi scelgo le due parti del dritto e appoggio le due parti del rovescio tra di loro, così una volta cucito ho sia da una parte che dall'altra il dritto del lavoro. Adesso, una volta fatto questo, cosa faccio? Prendo il cotone, sempre lo stesso cotone che ho utilizzato per realizzare le letterine, prendo l'uncinetto, sempre il numero 2, ed inizio a cucire la parte interna della letterina. Quindi cosa faccio? Inserisco l'uncinetto qui nella prima catenella delle 4 che si trovano sulla letterina, inserisco l'uncinetto nel corrispondente punto sull'altra letterina e adesso cosa faccio? Prendo il filato, mi aggancio in questo modo e faccio passare il filo attraverso i due punti in questo modo. Prendo questa cotina iniziale, la tiro bene. Cosa faccio? Sposto il filo iniziale in questo modo, entro nella catenella successiva, sia sulla letterina davanti che sulla letterina dietro, qui, e lavoro un punto bassissimo. Prendo la cotina iniziale, la tiro bene. Adesso, prima di andare avanti con la cucitura, vado a nascondere questa cotina iniziale, quindi sfilo l'uncinetto, allargo le due letterine, entro nel punto successivo nella parte centrale e faccio passare la cotina iniziale in questo modo. E semplicemente blocco la cotina in un qualsiasi punto di una delle due letterine ho nascosto questa cotina. Adesso posso andare avanti con la cucitura.
Quindi reinserisco l'uncinetto qui dove ho lasciato il punto in sospeso, entro nel punto successivo, lo prendo sia sulla letterina davanti che sulla letterina di dietro e lavoro un punto bassissimo. Entro nel punto successivo e ripeto lo stesso passaggio, quindi prendo il punto sulla letterina davanti, sulla letterina dietro e lavoro un punto bassissimo. E adesso semplicemente continuo a cucire tutto il resto della parte interna della letterina in questo modo, quindi entro nel punto successivo sia sulla letterina avanti che su quella dietro e lavoro un punto bassissimo. Ok, come potete vedere ho cucito tutta la parte interna della letterina, adesso lavoro l'ultimo punto bassissimo e cosa faccio? Senza completare il giro taglio il filo e lascio un pochino di filo, sfilo l'uncinetto in questo modo e adesso con l'aiuto di un ago vado a chiudere la cucitura. Quindi cosa faccio? Qui dove ho tagliato il filo inserisco un ago, adesso prendo sul lago il primo punto bassissimo lavorato ad inizio giro, così, vedete ho due soline sul lago, faccio passare il filo, tiro bene il tutto, entro al centro dell'ultimo punto bassissimo lavorato alla fine del giro e faccio uscire l'ago qui al centro tra le due letterine. E vedete in questo modo ho disegnato un punto bassissimo e ho terminato la cucitura. Adesso qui nella parte interna delle due letterine entro in un qualsiasi punto e blocco la cucitura con un nodino. Entro nel punto successivo e per sicurezza faccio un secondo nodino. Adesso faccio un nodino volante e proprio come ho fatto con tutti gli altri fili vado a nascondere questo filo tra le due letterine così. Una volta fatto questo posso iniziare la cucitura del contorno. Per questa letterina ho deciso di utilizzare una cucitura a punto basso. Quindi cosa faccio?
Prendo sempre il mio uncinetto numero 2, inizio dalla parte bassa della letterina ed inserisco l'uncinetto nel primo punto basso della gambina. Prendo il corrispondente punto anche sulla letterina dietro, vedete? Ho tutti e due i punti sull'uncinetto e cosa faccio? Prendo il filato, lo aggancio in questo modo all'uncinetto e faccio passare il filo attraverso tutti e due i punti, così. Adesso prendo questa codina iniziale, la sposto in questo modo e lavoro una catenella. Tiro bene la codina iniziale, la metto in orizzontale per nasconderla, rientro nello stesso identico punto, mi raccomando sia su una letterina che sull'altra, e lavoro un punto basso. Se avete difficoltà a riconoscere i punti, qui vi consiglio di mettere un marcapunto. Adesso entro nel punto successivo, sia sulla letterina davanti che sulla letterina dietro, e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo di tutte e due le letterine e lavoro un punto basso. Punto successivo, punto basso, punto successivo, punto basso. Adesso lavoro una catenella, rientro qui dove ho appena lavorato l'ultimo punto basso e lavoro un punto basso. In questo modo ho lavorato l'angolo e posso andare avanti con la cucitura. Cosa faccio? Entro qui nel primo forellino disponibile, entro nel corrispondente forellino sulla letterina di dietro e lavoro un punto basso. Punto successivo, ripeto lo stesso passaggio. Forellino successivo, ripeto lo stesso passaggio. Quindi semplicemente continuo a cucire tutto il resto della riga, punto su punto a punto basso. E questo è il risultato. Quindi adesso vado avanti a cucire tutta questa parte e noi ci rivediamo qui per vedere come continuare la cucitura. Mi raccomando, bisogna entrare in ogni forellino della riga. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la cucitura e questo è il risultato. Vedete com'è bella rifinita? Adesso cosa faccio? Entro nell'ultimo forellino disponibile e lavoro un punto basso. Adesso la riga è completamente terminata, quindi vado a lavorare qui la parte delle catenelle. Quindi entro nella prima catenella disponibile e lavoro un punto basso. Adesso lavoro una catenella, rientro nello stesso identico punto dove sono entrata prima e lavoro un punto basso. In questo modo ho lavorato un angolo. Adesso allargo la solina e prima di andare avanti con la cucitura riempio un pochino la mia letterina. Quindi prendo un pochino di ovatta, la inserisco qui nella parte dove ho iniziato la cucitura, quindi nella prima gambina, e con l'aiuto di una forbice la vado ad inserire bene. E semplicemente continuo a ripetere questo passaggio finché non sono arrivata più o meno al punto dove ho bloccato la cucitura.
Ok, una volta fatto questo mi aiuto con le mani e sistemo bene tutta l'imbottitura e adesso posso andare avanti con la cucitura, quindi se qualche filetto è uscito fuori lo risistemo tra le due letterine, qui dove ho allargato la solina reinserisco il mio uncinetto e vado avanti. Quindi cosa faccio? Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Mi raccomando, devo sempre prendere il punto sulla letterina davanti e sulla letterina di dietro. Entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto basso. Adesso c'è l'ultima catenella disponibile e cosa faccio? Vado a lavorare un angolo come ho fatto dall'altro lato, quindi entro, lavoro un punto basso, lavoro una catenella, rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto basso ed ecco il mio angolo. Adesso cosa faccio? Vado a lavorare tutto questo lato come ho fatto dall'altro lato, quindi per ogni forellino disponibile lavoro un punto basso in questo modo. Una volta lavorati un pochino di punti, inserisco sempre un pochino di imbottitura e continuo a cucire tutto il resto della gambina fino ad arrivare qui dove ripeto lo stesso passaggio iniziale, quindi qui all'angolo lavoro sempre un punto basso, una catenella e un punto basso, poi lavoro tutto punto su punto e quando arrivo all'ultimo punto basso lavoro sempre un punto basso, una catenella e un punto basso. Poi noi ci rivediamo qui per vedere come continuare la cucitura. Come potete vedere sono andata avanti con la cucitura, ho appena lavorato un angolo composto da punto basso, catenella e punto basso. Adesso cosa faccio? Ho riempito la letterina con l'imbottitura, vado a lavorare questa parte, quindi entro qui nel primo forellino disponibile, sia sulla letterina davanti che sulla letterina di dietro e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo, sempre sia sulla letterina davanti che sulla letterina di dietro, mi raccomando, fate molta attenzione a non prendere l'ovatta. E lavoro un punto basso. Punto successivo, ripeto lo stesso passaggio. Adesso ho terminato di lavorare la parte della gambina, quindi lavoro una catenella, entro qui nel primo punto disponibile, ossia la prima catenella, e lavoro un punto basso. Punto successivo, punto basso, punto successivo, punto basso, punto successivo, punto basso. Adesso, proprio come ho fatto dall'altro lato, lavoro una catenella e vado a lavorare tutta la parte verticale, quindi entro nel primo spazietto disponibile e lavoro un punto basso, spazietto a fianco, punto basso. Mi raccomando sempre, fate molta attenzione a non prendere l'ovatta. Magari potete aiutarvi in questo modo con le forbici. Adesso spazietto successivo lavoro un punto basso. Sono arrivata alla fine
della cucitura. Quindi cosa faccio? Inserisco l'uncinetto qui nel primo punto iniziale e lavoro un punto basso. Adesso lavoro una catenella e taglio il filo. Lascio un pochino di filo, sfilo l'uncinetto. Qui dove ho appena tagliato il filo inserisco un ago e adesso vado a fare una cucitura invisibile. Quindi cosa faccio? Entro nel secondo punto basso disponibile, faccio passare il filo, salto il punto basso che ho saltato, entro qui nel centro della catenella e faccio passare il filo in questo modo. Vedete? Così ho effettuato una chiusura invisibile. Adesso sistemo bene la cucitura, giro la letterina sul rovescio, entro in una qualsiasi asolina e faccio un nodino per bloccare la cucitura. Adesso entro nell'asolina a fianco e faccio un secondo nodino per sicurezza. Faccio un nodino volante, entro nello stesso punto dove ho lavorato il secondo nodino e faccio passare l'ago attraverso la letterina e lo faccio uscire in un qualsiasi punto in modo tale da nascondere il filo tra le due A. Adesso tiro bene il filo, taglio la parte in eccesso e la mia letterina è terminata. Guardate che carina. Adesso cosa faccio? Prendo un portachiavi, allargo l'anellino di sotto in questo modo e vado ad inserire questo anellino in un qualsiasi punto della letterina. Io ho deciso di metterlo proprio al centro, così. Adesso chiudo bene l'anellino. Mi aiuto anche con le tronchesine arrotondate. Ed ecco qui il portachiavi, già così potrebbe essere terminato. Io ho deciso di renderlo un pochino più carino mettendo una nappina realizzata con lo stesso cotone della letterina. Quindi cosa faccio? Metto da parte la letterina e vado a realizzare la nappina. Cosa faccio? Prendo un cartoncino non troppo grande, nel mio caso andrò a utilizzare la confezione dell'ago in fila perline e cosa faccio? Taglio innanzitutto un pezzo di cotone non troppo piccolo e lo posiziono qui su un lato del cartoncino. Poi prendo il cotone e vado a girare intorno a questo cartoncino in questo modo, facendo attenzione a non prendere il filo che ho messo in orizzontale. E adesso semplicemente giro finché mi abbasta il cotone o comunque finché voglio riempire la nappina. Più giri fate, più la nappina viene corposa.
Ok, una volta girato il filo intorno al mio cartoncino, cosa faccio? Prendo il filo lasciato in sospeso in orizzontale e faccio un nodino in questo modo. Tiro il più possibile. Per sicurezza faccio anche un secondo nodino. E per essere proprio sicuri faccio anche altri 2 nodini. Adesso, una volta fatto questo, sfilo il cotone arrotolato dal mio cartoncino metto in questo modo i 2 fili orizzontali, taglio la parte di cotone ancora attaccata al gomitolo e questo è il risultato. Adesso taglio un pezzetto di filo e cosa faccio? Lo metto in doppio, cioè lo piego a metà in questo modo e inserisco il filo in un ago. Prendo delle perline e le faccio passare attraverso il filo facendo attenzione a non farle uscire in questo modo. Adesso tolgo l'ago e, come potete vedere, in questo modo ho creato un cappietto. Adesso prendo un anellino di questi apri e chiudi dei portachiavi e inserisco il cappietto, poi riprendo la letterina e inserisco l'anellino sul portachiavi e lo chiudo completamente e mi aiuto sempre con una tronchesina arrotondata. Ed ecco qui il risultato. Adesso cosa faccio? Spingo bene le 2 perline verso il cerchietto, prendo la nappina e vado ad inserire il filo qui al centro della nappina in questo modo. Adesso faccio un nodino e stringo bene il filo. E questo è il risultato. Adesso, per sicurezza, faccio un altro nodino per essere sicura di non perdere la nappina.
Ok, una volta assicurata bene la nappina, questo è il risultato. Adesso i due fili con cui ho bloccato bene la nappina li lascio sempre scendere e cosa faccio? Prendo il cotone, taglio un pezzetto di filo e lo vado ad avvolgere in questo modo sulla nappina, quindi sistemo bene i fili e qui vado a posizionare questo pezzetto di filo. Adesso, una volta posizionato il filo, blocco il tutto con alcuni nodini. Così. Adesso lascio scendere le due gotine sempre verso il basso e adesso prendo le forbici e vado a rifinire la nappina. Quindi innanzitutto taglio questa parte, vedete, così ottengo le varie frange. Adesso sistemo bene tutti i fili. Considero quanto voglio lunga la nappina e taglio la parte in eccesso. Mi raccomando, tenete ben ferme le punte in modo tale da avere una nappina lunga tutta uguale. Così. E adesso il portachiavi è terminato e guardate che carino. Adesso metto da parte questo portachiavi e vi spiego come realizzare l'altro modello. Ho preso 2M e in questo caso quindi non ho una parte interna da cucire. Come per la A vado a posizionare le due parti del dritto in questo modo, cioè devo avere le due parti del rovescio che si appoggiano tra di loro, ma a differenza della A, prima di andare a cucire le due letterine tra di loro, vado a decorare una letterina. Quindi cosa faccio? Taglio un pochino di cotone bianco, lo metto in doppio e vado a bloccare la parte finale con dei nodini, in questo modo. Adesso vado a creare dei cuoricini lungo questa parte della M. Quindi cosa faccio? Parto da dietro, entro in un qualsiasi punto e faccio passare il filo. Adesso vado a lavorare sulla riga di sopra, entro un punto prima del punto dove sono uscita e faccio passare il filo e vedete ho creato una sorta di linea obliqua. Adesso passando dal retro vado avanti di all'incirca 2 punti e faccio passare il filo, poi entro nella parte da cui ho iniziato la decorazione ed ecco qui il mio cuoricino. Adesso cosa faccio? Scendo di qualche riga ed entro in un punto non troppo vicino al bordo e faccio passare il filo.
Cosa faccio? Vado sulla riga di sopra, entro un punto prima del punto dove sono uscita e faccio passare il filo. Poi salto 2 punti e passando da dietro faccio uscire fuori il filo, poi rientro nel punto iniziale e faccio passare il filo e in questo modo, vedete, ho fatto un altro cuoricino e semplicemente ripeto questo passaggio per tutte le volte in cui voglio replicare il disegnino. Vi consiglio di guardare bene le immagini perché spiegano meglio delle parole. Ok, ho deciso di fare soltanto 4 cuoricini e di decorare soltanto questa parte della letterina. Adesso cosa faccio? Giro il lavoro dal rovescio, entro in una qualsiasi linguettina di un qualsiasi punto basso e blocco la decorazione con un nodino. Per sicurezza faccio un secondo nodino. Adesso faccio un nodino volante e taglio il filo. Questo filo lo appoggio in questo modo, prendo l'altra letterina, posiziono, mi raccomando, rovescio su rovescio in questo modo e adesso vado a cucire il contorno. Quindi inserisco l'uncinetto nel primo punto basso della gambina, sia sulla prima letterina che sulla seconda, e faccio passare il filo. Poi sposto la codina iniziale in questo modo, entro nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo. Mi raccomando, devo sempre prendere tutte e due le letterine. Adesso prendo questa codina iniziale, la sposto in questo modo in modo tale da bloccarla. Entro nel punto successivo sia sulla letterina davanti che sulla letterina di dietro e lavoro un punto bassissimo. Punto successivo, lavoro un punto bassissimo. E vedete, questo è il risultato. Non si vede niente né davanti né dietro. Adesso cosa faccio? Lavoro una catenella, entro qui nel primo spaziettino disponibile sia sulla letterina davanti che sulla letterina di dietro e lavoro un punto bassissimo. Entro nello spaziettino successivo, vedete? Qui. Entro nel corrispondente spaziettino sull'altra letterina e lavoro un punto bassissimo. E adesso semplicemente continuo a cucire tutta questa parte verticale in questo modo, quindi entro in ogni spaziettino delle varie righe e lavoro dei punti bassissimi.
Io adesso vado avanti a cucire in questo modo tutto il resto della gambina fino ad arrivare qui, dove noi ci rivediamo per vedere come continuare la cucitura. Mi raccomando, non saltate nessun punto. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la cucitura e questo è il risultato, vedete? Adesso cosa faccio? Lavoro una catenella, entro qui nel primo punto disponibile e lavoro un punto bassissimo. Mi raccomando, sempre dovete prendere il punto sia sulla letterina davanti che sulla letterina di dietro. Entro nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo. Adesso lavoro una catenella e vado a cucire tutta questa parte, quindi proprio come ho fatto per la parte verticale, entro nel primo spazietto disponibile e lavoro un punto bassissimo. E questo è il risultato. Io adesso continuo a lavorare così tutto il resto della parte fino ad arrivare qui. Lavoro una catenella e cucio tutta questa parte sempre punto su punto, appunto bassissimo. Una volta arrivata qui, lavoro una catenella, poi lavoro 2 punti bassissimi, una catenella e cucio tutta questa parte verticale sempre punto su punto, appunto bassissimo, fino ad arrivare qui, dove noi ci rivediamo per vedere come terminare la cucitura della letterina. Allora, come potete vedere, ho cucito tutta la parte come vi ho detto e questo è il risultato. Adesso cosa faccio? Sfilo l'uncinetto e allargo bene la solina, poi prendo dell'ovatta e vado a riempire la letterina. Mi aiuto sempre con una forbice per riempirla bene. Ok, una volta riempita tutta la letterina, riprendo il mio uncinetto, lo inserisco nella solina, lavoro una catenella, entro qui nel primo punto disponibile sia sulla letterina davanti che sulla letterina di dietro e lavoro un punto bassissimo. Entro nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo. Entro nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo. Entro nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo. Adesso lavoro una catenella e vado a cucire tutta questa parte. Quindi cosa faccio? Schiaccio bene l'ovatta, così. Inserisco l'uncinetto nel primo forellino che mi si presenta, sia sulla letterina davanti che sulla letterina di dietro, e lavoro un punto bassissimo. Entro nel forellino successivo e lavoro un punto bassissimo. E semplicemente continuo a cucire così tutto il resto della parte.
Ok, una volta cucita tutta la parte verticale, cosa faccio? Lavoro una catenella e vado a cucire questa parte. Quindi entro sempre nel primo forellino disponibile e lavoro un punto bassissimo. Mi raccomando, devo prendere sempre sia la letterina davanti che la letterina di dietro. Poi entro nel forellino successivo e lavoro un punto bassissimo. Entro nel forellino successivo e lavoro un punto bassissimo. Adesso lavoro una catenella, entro nel primo forellino disponibile e lavoro un punto bassissimo. Prima di andare avanti con la cucitura controllo sempre se non c'è bisogno di un pochino di ovatta. Adesso continuo a cucire tutta questa parte, proprio come ho fatto dall'altro lato. Una volta cucita questa parte, cosa faccio? Lavoro una catenella e sempre a punto bassissimo vado a cucire tutta questa parte verticale, proprio come ho fatto dall'altro lato. Quindi entro nel primo forellino disponibile e lavoro un punto bassissimo. Controllate sempre se non c'è bisogno di aggiungere un pochino di imbottitura.
Una volta cucito l'ultimo punto, senza chiudere il giro, taglio il filo e sfilo l'uncinetto. Adesso qui dove ho tagliato il filo inserisco un ago e vado a chiudere tutta la cucitura con una chiusura invisibile. Prendo sul lago il primo punto bassissimo lavorato in questo modo. Vedete, ho 2 asoline sul lago e faccio passare il filo. Torno indietro dentro al centro dell'ultimo punto lavorato e faccio uscire l'ago nella parte di dietro e vedete, così ho disegnato un punto bassissimo. Adesso giro il lavoro, entro in una qualsiasi linguettina del primo punto basso più vicino a me e blocco il tutto con un nodino. Faccio un nodino volante. Inserisco l'ago proprio qui dove ho fatto il nodino prima e lo faccio uscire dall'altra parte della letterina in questo modo. Tiro bene il filo, sistemo con le mani la letterina e taglio la parte di filo in eccesso. In questo modo la mia letterina è terminata. Guardate che carina! Adesso prendo un altro portachiavi, proprio come ho fatto prima, allargo l'ultimo cerchietto, inserisco il cerchietto in un qualsiasi punto della letterina a mio piacimento, questa volta lo inserisco qui all'angolo. Se avete difficoltà di inserire il cerchietto, aiutatevi con un ago e allargate bene il punto dove lo dovete inserire. Ok, una volta inserita la letterina nel cerchietto, cosa faccio? Prendo il resto del portachiavi e lo inserisco qui nel cerchietto. Poi con l'aiuto delle mani o di una tronchesina arrotondata vado a chiudere bene questo cerchietto e il mio portachiavi è pronto. Guardate che carino! Ecco qui i portachiavi terminati, guardate che carini. Oggi vi ho spiegato 2 metodi per realizzare 2 portachiavi diversi, uno a punto basso e uno a punto bassissimo, uno con una nappina, uno con un decoro molto semplice. Potete veramente sbizzarrirvi, potete realizzarli con un materiale brillantinato, potete decorare le letterine come ho fatto io con dei cuoricini oppure con dei fiorellini, oppure lasciare le letterine semplici, fare una nappina come ho fatto io e metterla anche nell'altro tipo di portachiavi. Insomma, potete veramente sbizzarrirvi. Questo è un ottimo metodo per consumare tutti gli avanzi di cotone e di lana. Sono veramente un'idea carinissima per un pensierino, che come idea per una piccola bomboniera. Io adesso vi saluto, spero tanto che la spiegazione vi sia piaciuta, nel caso lasciate un bel like e mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi e non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Inoltre spero tanto di ricevere qualche foto dei vostri portachiavi attraverso i miei canali social TikTok, Facebook, Pinterest ed Instagram, di cui vi lascio il link in descrizione. Noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo progetto. Ciao ciao!